C'era una volta a Roma un negozio di dischi dove tutti gli appassionati di musica, compreso il sottoscritto, andavano perché c'era il cambio usato. Quindi per chi come me era uno studente e non aveva tanti soldi in tasca, questa era un'opportunità per portare indietro alcuni dischi che non si ascoltavano più o che non piacevano, per avere in cambio un buono per acquistarne di nuovi. Il rito era andare da questa persona che, senza dire una parola, prendeva i tuoi dischi, cominciava a scrutarli, ad osservarli per vedere quali avrebbe preso e quali no. Sul bancone si creavano due pile, due colonne di dischi e c'era questa piccola suspense perché non, non si sapeva quali erano quelli che avrebbe accettato e quelli che invece avrebbe respinto, diciamo. Quando aveva deciso, prendeva un fogliettino di carta, ci scriveva sopra una cifra e te la allungava, guardandoti con aria interrogativa, sempre senza proferire parola, però con questo sguardo come a dire va bene. E ovviamente bisognava dire di sì, perché non c'era diritto di replica. Sono andato a rintracciare alcune delle persone che hanno vissuto quegli anni lavorando con passione dentro uno dei negozi di dischi più importanti di Roma e d'Italia, che è stato poi un punto di incontro per tutti gli appassionati di musica. Disfunzioni musicali. Siete pronti per questo viaggio indietro nel tempo? Andiamo. Sante, Ciao. hai lavorato da disfunzioni da che anno? Continuativamente ho iniziato nell'87 fino al 2000, però avevo già lavorato prima nella sede storica di Via dei Falisci, quando facevo ancora lo studente all'università, insomma d'estate gli davo una mano, ho lavorato vari mesi, chiaramente ho speso i primi stipendi tutti in dischi perché non vedevo l'ora di... Mi ricordo anche proprio l'occasione in cui ho conosciuto il negozio, perché all'epoca, diciamo, i negozi a Roma, a parte Mille Records che era quello storico, c'era Roxette che bene o male era un punto di riferimento per le nuove musiche, andavamo tutti lì, eccetera. E mi ricordo al concerto al Piper di James White e i Contortions, conobbi questo ragazzo, Gianni, che però non era il Gianni che poi fondò Disfunzioni, questo quinto socio che doveva entrare in Disfunzioni che poi non entrò mai, però lui mi consigliò, dissi guarda fra un po' apriamo questo negozio a San Lorenzo, vieni a trovare perché abbiamo tutta questa roba qua che non si trova facilmente, e così feci. Andai a Via dei Falisci e loro stavano ancora, mi ricordo, lavorando proprio sugli scaffali, il negozio non era ancora aperto. Entrai e rimasi di stucco perché c'era uno che stava lì a guardare i dischi e fischiettava un 45 giri di Throbbing Crystal, cioè che è una cosa veramente... Cyclone B Zombie, me lo ricordo come fosse adesso. Ed era Alberto, uno dei soci fondatori, che stava lì, guardava i dischi e canticchiava sto pezzo assolutamente assurdo. Entrai e mi ricordo mi comprai Data Panic in Year Zero dei Pere Ubu. In quale arco di tempo hai lavorato da disfunzioni musicali? Dal 1986, che io me ne sono andato esattamente il 30 dicembre del 2006, un mesetto prima che chiudessero. Ero ovviamente uno dei tanti clienti del negozio, appassionato, eccetera, eccetera, per cui era un po' una specie di sogno che si avverava per me. Via dei Falisci era un buco. Mi ricordo benissimo la prima volta che entrai in Via dei Falisci, nell'81 stiamo parlando, per cui tanti anni fa. Io ero sempre un po' alla ricerca di negozi, eccetera. Io all'epoca frequentavo, ovviamente saltuariamente, date le scarse finanze a disposizione, frequentavo ogni tanto Roxette che stava a Via Veturia, sulla Tuscolana, e lessi su una delle riviste Rockerilla, credo, la presenza di questo nuovo negozio. Avevo letto il numero che era 49, dico, per cui deve essere comunque una zona abitavo. Io abitavo sulla Tiburtina, diciamo, dove sta la De Paulis. Dico, deve essere qui vicino, però poi
mi sono mai particolarmente, diciamo, prodigato per andare a vedere. E una volta stavo sull'autobus, mi ricordo benissimo, credo, se non ricordo male, fosse il 61, che passava lì per la via Tiburtina nella zona di San Lorenzo. Mentre passavo appeso io con la mia bella manina sulla sbarra dell'autobus, girando la testa, lessi Largo dei Falisci, ho fatto subito 2+2, Largo dei Falisci, via dei Falisci, dovevo andare, non mi ricordo dove, non ci ho pensato su neanche mezzo secondo, sono sceso dall'autobus e mi sono messo lì alla ricerca, Largo dei Falisci, chiesi a una persona, dico, ma via dei Falisci qual è? No, via dei Falisci sta lì. Sono andato, cercavo sto negozio, pensavo di trovare un'insegna, qualcosa, zero. Cammino, a un certo punto vedo sto buchetto piccolo e quella fu la mia prima volta, sicuramente era l'81. Ti ricordi pure che disco hai comprato? Assolutamente sì, un disco delle Poison Girls. Sì. Ce l'hai ancora? No perché non mi piacevano. Sandro Mannelli, Detto Polpo, ex di disfunzioni musicali. dentro ex disfunzioni musicali. Che effetto fa tornare qui? Si sentono ancora le vibrazioni di disfunzioni. Era un posto che io ho conosciuto prima come cliente, venendo dalla mia città natale, da Grosseto, prendendo il treno espressamente per venire a disfunzioni musicali e passare lì tutto il giorno, Certo. cercando dischi che a Grosseto non c'erano. Gianni, Domenico e Dino che misero sul negozio perché erano fan di musica e quei dischi non si trovavano. E Dino purtroppo non c'è più. Dove si sono conosciuti loro? Dino e Gianni e Domenico credo che si siano conosciuti a Porta Portese. A Porta Portese c'era il ponte dove passa sopra il treno, e lì sotto c'era gente che ti vendeva i dischi usati, anche io mi ricordo c'era un tipo che le vendeva reggendoli proprio in mano, così, e la gente andava lì e gliele guardava. Quando è stata la prima volta che hai sentito parlare di questo nuovo negozio di disfunzioni musicali a San Lorenzo? Era il 1981, io cercavo il disco di Einstürzen de Neubart e a Grosseto quando pronunciavo il nome la gente gli si formava un grosso punto interrogativo sul viso. Lo venni a comprare qui perché un amico mi dette la soffiata, guarda che a Roma c'è disfunzione, Ma e stetti qui tutto il giorno. E loro aprivano nella sede originaria che era di... In via De Felici, credo 10. 10. Sì. Io andai lì, sì, la prima volta. A volte la gente chiedeva a Gianni, a Dino, a Domenico, che è uscito di buono questa settimana? Perché allora la musica, oltre che per le radio, l'informazione passava Col così, passaparola. sì, col passaparola, c'era questa cosa. O il potere evocativo della copertina che ti faceva comprare il disco. Io ho comprato dei dischi solo per la copertina pensando che dentro c'era della musica figa e a volte succedeva proprio esattamente questo. A volte purtroppo no. A volte no. C'ho ancora le copertine. In che periodo hai lavorato da disfunzioni musicali? Allora, io sono entrato nei primissimi anni 90 e ci sono stato fino alla chiusura del negozio nei primi mesi del 2007, per un totale di 16 anni praticamente. Un episodio particolare che ti è successo legato all'uscita di Ten dei Pearl Jam? Sì. Eh sì, quando uscì quel disco, vabbè, ovviamente c'era una grande richiesta che però a un certo punto molto presto il disco andò esaurito e per diversi mesi non si trovava, quindi avevamo continuamente richieste da tutte le parti d'Italia e per un bel periodo non riuscivamo ad esaudire queste richieste e il massimo è stato quando un fine settimana in cui mi trovavo a fare proprio la classica gita domenicale in Umbria, passeggiando su una strada provinciale, a un certo punto mi si affianca una macchina e il tipo da dentro mi fa: "Oh, disfunzioni, ma ce l'avete Ten dei Pearl Jam?"
e lì ovviamente non ho potuto fare altro che allargare le braccia. E non so che cosa, non ricordo che cosa posso aver risposto a quella improbabile situazione. Invece quel disco che quando è uscito vi ha colto di sorpresa, non vi aspettavate che ci fosse così tanta richiesta e magari eravate impreparati? Per esempio Nevermind e Nirvana a un certo punto credo ci siano mancate le copie, abbiamo dovuto riprenderle da un altro distributore in fretta perché tutti volevano questo disco. Noi avevamo dei rapporti diretti con i rappresentanti delle case discografiche, allora venne il rappresentante dell'allora BMG RCA, che era Lopez. Questa persona mi disse: guarda, escono queste novità, erano mediamente delle cose che a noi non ci importava niente, la classica raccolta di Lucio Dalla, Venditti, presentava. Poi se ne esce con questa cosa, Nevermind di Nirvana. Dico, finalmente avete un disco che ci interessa. Dico, vabbè, prendo Nevermind di Nirvana. All'epoca ancora Nirvana era un gruppo, avevano da poco suonato al famoso concerto al Piper dei 20 minuti, in cui Cobain diede fuori di testa. Insomma, si presenta questo disco, dico, vabbè, Madda, mi mandi 100 copie del vinile, insomma, tutto questo. Lui mi vedo che sta in silenzio, mi guarda, mi fa, dice, aspetta, prende i tabulati suoi, lui sa che operava in centro Italia, era la sua area, e mi fa vedere i tabulati, dice, leggi i tabulati. Vedo sto Nevermind di Nirvana, lui per il centro Italia comprendeva Marche, Abruzzo, Lazio, cioè era... ne doveva vendere in tutto 25 copie. Per cui mi guarda, dice, questo non ti arriva. Dico, come? Dico, ma come 25 copie? Dico, questo è uno dei gruppi, questi fanno il botto, gli dicevo io, dico, questi 25 copie. Per cui via de corsa a telefonare agli importatori, mi serve il disco di Nirvana, mandatemi tutto quello che mandatemi il disco di Nirvana. Infatti dalla RCA arrivò con una certa calma e noi prendemmo le copie di importazione perché la RCA, che era l'effettiva, all'epoca distribuiva la Geffen, non aveva i dischi dei Nirvana e basta. È successo con Ten Day Per Jam, che in Italia è stato pubblicato un anno dopo, è successo con il secondo degli Oasis, che in Italia è stato pubblicato dopo, ma il primo ancora non era stato pubblicato. Poi sull'onda del secondo pubblicarono anche il primo. Stiamo parlando degli Oasis, insomma, gente che dei dischi ne ha venduti. Io in particolare ero proprio specializzato in andare a non c'era internet, ricordatevi questo. Io avevo tutti sti cataloghi cartacei e cominciavo lì, spulciavo, creavo liste, scrivevamo, ordinavamo, eravamo proprio veramente diggers, eravamo fissati ognuno con una cosa, quindi ci prendevano erano quasi ossessioni, no? Ti mettevi lì a cercare la cosa che non trovavi. Per esempio mi ricordo quando uscivano i vari movimenti, in particolare l'Easy Jazz, no? Uscì fine anni 80, nessuno sapeva che era, io mi misi lì a studiarlo, cominciamo a ordinare i primi dischi, oppure tutte le altre scene dopo, tutto il lounge, l'esplosione dell'hip hop, del reggae, noi comunque stavamo sul pezzo su tutto. Il fatto pure che eravamo così tanti, ognuno con le sue specifiche fisse o competenze, chiunque veniva comunque trovava qualche referente buono con cui parlare, perché difficilmente trovavi la persona che sapeva di tutto, dal soul al funk al reggae alla new wave al jazz sperimentale o il metal, per dire, che io non conosco assolutamente, faccio per dire, no? Però la ricchezza era proprio questa, era questa composizione bizzarra di personaggi maniaci, ognuno della sua cosa, e convivevamo tutti insieme sono stati veramente anni bellissimi, guarda. Che rapporto avevi col montacarichi? Il rapporto al montacarichi è stato una cosa assolutamente divertente, una fase anche abbastanza faticosa. E sotto per me lavorare era affascinante. Erano due mondi paralleli che comunicavano con il montacarichi, perché sotto c'era il magazzino. Il montacarichi era diventata un po' una presenza, era uno di noi, veniva appellato il monta. Vi passavate quindi anche dei messaggi attraverso il montacarichi? Vabbè, la maggior parte tecnici, cioè l'invio degli ordini verso il magazzino, e poi c'era la procedura Appo, che era temutissima da quelli del piano di sotto, perché insomma al piano di sopra si accumulavano durante i giorni di grosso lavoro, si accumulavano quantità di dischi che per un motivo o per un altro dovevano tornare giù in magazzino, e quindi a un certo punto si mandavano giù dei
dei grossi quantitativi con sopra sto bigliettino Appo, e quando quello che stava al monta giù si vedeva arrivare sta quantità di roba da rimettere a posto, insomma. Senti, un messaggio che ti è arrivato a te personalmente tramite il Montacarichi? Sì, quello di quella mattina in cui mando giù quest'ordine di disco, al piano di sotto c'era Fabio Chinca, mando giù l'ordine, mi torna sul CD ordinato con il biglietto con la scritta di Fabio sopra il biglietto dell'ordine, a Fabri, hai visto che zio si è involato? Zio era Frank Zappa, che evidentemente era quello il giorno in cui era arrivata la notizia che Zappa era morto. Il rapporto tra il sopra e sotto, io stavo spesso sotto perché mi occupavo di altro, era la marea di richieste che arrivavano, che tu mandavi su, e la marea di richieste che tornavano indietro, che tu eri costretto a rimettere tutto a posto, a fare montagne di CD, fotocopie, insomma. Se stai lì e lì è un discorso, se hai magazzino sopra, eccetera, sotto, insomma, per il sistema che avevamo noi era abbastanza snervante dopo un po', sì, però vabbè, poi il Montacarichi è stata fonte anche di oggetto di cose divertenti, insomma. E mettevamo i CD o i dischi dentro questo Montacarichi. Da sopra ci mettevano un foglietto sul disco richiesto e poi da dentro mandavamo la merce che magicamente veniva generata da questo specie di fornetto, come disse un nostro fan. Ma poi c'hanno questo forno che ci mettono il foglietto e poi dopo esce il disco. Sfornavate i dischi, È la ecco. magia di disfunzione, sì. Il Montacarichi, beh, è diciamo una cosa leggendaria, nel senso che quando ci inventammo il Montacarichi i primi che venivano dicevano che cucinavamo proprio i dischi, che mandavamo le ordinazioni e arrivavano. E poi uscì il famoso foglietto Appo, perché quando la gente chiedeva la roba e poi non la comprava, noi la rimandavamo sotto col Montacarichi con scritto sopra Appo, cioè da mettere a posto nel magazzino. L'Appo era diventato un incubo perché gli Appo si accumulavano, avendo tante persone, spesso capitava che il disco non lo voleva oppure lo prendevi per ascoltarlo o quello che era e poi andavano rimessi a posto se non lo ritrovavamo. Quindi questa cosa dell'Appo è abbastanza leggendaria tra tutti quelli che lavoravano a Disfunzioni. Quando ero adolescente, per sapere quello che succedeva a Roma nel weekend, dovevo venire qui a vedere le locandine appese al muro, a prendermi il volantino e vedere, suonano questi, c'è quella cosa lì. Quindi c'era una sorta di informazione, ma anche di aggregazione che succedeva qua. Sì, è proprio così, perché la gente non si scambiava solo le informazioni sui gruppi, qui veniva gente che suonava strumenti, che formava delle bands, che lasciava annunci per formarli. È stato importante anche per un sacco di gruppi, anche poi che si sono proprio formati perché la gente si incontrava qui, vedeva che gli piaceva la stessa musica, eccetera. Ma poi Disfunzioni ha fatto dei reti, fece la Mantra Records e la Viva Records. La Viva Records stampò 2 album, Viva Los Angeles 1 e Viva Los Angeles 2, che per me sono stati album importantissimi, come per tanta gente che ci hanno fatto conoscere dei gruppi che allora non venivano assolutamente distribuiti qui e che sembra senz'altro avrà curato la veste grafica Roberto Rinalduzzi, erano e sono ancora delle copertine fantastiche. A Disfunzioni, per esempio, però ho scoperto, anche grazie ad alcune persone tipo Roberto, che c'era una fanzine, si chiamava Viva, loro proprio diedero una grande visibilità a tutta una scena cosiddetta trans californiana, i capofila erano i Savage Republic, e quello è un gruppo che veramente noi abbiamo spinto tanto, abbiamo organizzato anche il tour qui in Italia, ci piacevano molto. Che poi Disfunzioni, come molti sanno, aveva anche varie strutture, cioè, a parte il mail order che vendevamo veramente tanto perché avevamo un catalogo sterminato, poi si è fatta una distribuzione che prima si chiamava Helter Skelter e poi è diventato Goodfellas, poi si sono staccati, insomma, quindi eravamo veramente tanti con tanti compiti, tante prospettive, era anche un altro periodo, insomma, il mercato discografico esisteva e quindi ti permetteva di fare questo.
E in un particolare arco di tempo, diciamo da metà anni 80 a metà anni 90, è stato estremamente ricco di fermenti musicali, perché la scena era quella che era, ricco di interesse, ricco di proposte, ricco di tante cose. La disfunzione musicale è stata certamente un convogliatore di tante attività, e questa è stata una cosa più bella che io ho vissuto lì dentro, insieme poi al rapporto con le persone, che per un lungo periodo è stato un rapporto proficuo, divertente, piacevole, eccetera, eccetera. Il fatto che si vendessero i dischi non era l'unica cosa, perché io mi ricordo che Gianni e gli altri hanno voluto organizzare delle cose in cui non si vendevano i dischi dopo l'orario di lavoro, ma si proiettava, che ne so, primo filmato del giovanissimo Frank Zappa, la televisione suona una bicicletta. Non solo non vendevamo i dischi, non facevamo i soldi, però offrivamo da bere, offrivamo dei salatini, offrivamo dei pasticcini, perché comunque non tutto si può ridurre al denaro. Questa gente aveva bisogno di un posto come Disfunzioni. La gente si incontrava, parlava principalmente di musica, ma parlava anche di un modo di fare la musica, no? Perché la musica veniva prodotta dal basso, veniva fuori anche proprio dall'incontro di tutta questa gente che si ammassava qui dentro, che aspettava il sabato per passare il sabato qui dentro, con i dischi che giravano, ma giravano le idee, girava lo scambio. Era anche, diciamo, un'occasione per ascoltare delle sì. cose che altrimenti non avresti mai ascoltato, no? La musica in diffusione poteva essere un modo per scoprire un gruppo nuovo, o semplicemente parlando tra persone che stavano guardando degli scaffali vicini, chiedere: ma questo questo disco, no, questo te lo consiglio. Funzionava esattamente così, e anche quando c'era tanta gente c'era la cosa doppia di dover soddisfare la gente per dare le cose anche a quello dopo. Ma nel frattempo uno a volte si voleva mettere a parlare, perché le cose che ti chiedeva la gente magari ti piacevano anche a te, allora gli dicevi non tanto per venderla, però per fargliela conoscere: guarda che c'è anche questo Certo. lo sai. Ora il cliente addirittura che ti dava delle dritte, delle cose, era uno scambio forte. Noi avevamo una bacheca dentro, dove alcuni mettevano i flyer dei concerti e degli eventi, però c'erano tutti quegli annunci che poi ad oggi si sono persi: cerco chitarrista, oppure sto a cercare questa cosa qua particolare, con i foglietti che la gente si staccava i telefoni come si faceva una volta, no? E quella è una cosa che funzionava tanto. Tanti gruppi si sono formati così, cioè lo so per esperienza. Era molto bello, perché in effetti era questa la cosa bella di Disfunzioni. Era proprio un punto di riferimento, la gente ci si dava appuntamento e poi magari andavi a fare quello che volevi. E coesistevano tutte le varie scene senza nessun tipo di problema, cosa che oggi è abbastanza pure difficile da vedere, no? Trovavi i punk, i metallari, i goth, i mod, di tutto, veramente. Era molto bello. E i demo tape dei gruppi, la gente era curiosa, comprava. Sì, molto, perché diciamo, noi li spingevamo pure, e poi c'era comunque questa cosa di andare a scoprire la cosa sconosciuta. Costavano pochissimo, perché ovviamente i gruppi li mettevano in vendita per potersi fare pubblicità, quindi andavano molto bene. È una cosa che è un po' tipo la bacheca, no? Quelle cose, quell'in più che il negozio particolare ti può dare, che poi noi appunto eravamo oltre il negozio, secondo me. Era proprio una comunità, un riferimento. I motivi per venire in negozio erano tantissimi. Attraverso la frequentazione del negozio venivi informato di tante cose riguardanti la musica, e non ultimo venivi a contatto con altre persone che avevano le tue stesse passioni. Quindi Disfunzioni è stato anche un luogo dove le persone si sono incontrate, dove sono nate amicizie, frequentazioni, persone che ancora oggi si frequentano grazie a quella scintilla nata in quel luogo. Qui sopra c'era della musica a palla, a volte venivano dei clienti che non erano proprio e chiedevano di abbassarla. Chi la sceglieva la musica che ascoltavate nel negozio? Diciamo c'era un po' una legge, tutti potevano mettere un disco, e fino a che non era finito, anche se era odiato da tutti gli altri, sì, lo ascoltavamo. E un commento per esempio alla musica d'ascolto che mettevate?
E quello dipendeva da chi aveva il controllo del piatto, che di solito era Maurizio, e quindi ci sorbivamo quintalate di progressive e goth rock. Però poi diciamo che piano piano ognuno si prendeva il suo spazio, era anche bello quello, no? Che passavi veramente da cose inascoltabili alla canzonetta pop del momento. Per dire, anche io stesso, insomma, che a me piace il pop, però ascoltavo in quel periodo tanta musica industriale, quindi ero in grado di passare appunto dai Throbbing Gristle ai Pet Shop Boys in un secondo. Nel periodo in cui sono entrato io c'era una persona che si imponeva in un modo o nell'altro su tutti gli altri, compresi anche i proprietari, e questo era Maurizio, ovviamente, che alla fine era lui che decideva la musica che si ascoltava in negozio. Ovviamente questa seguiva il suo gusto, e ovviamente questo non era sempre condivisibile da tutti, quindi insomma questa era spesso una fonte di confronto fra di noi. Poi nel tempo la cosa si è allentata, ma mi ricordo che effettivamente il primo periodo era lui che dominava, si portava direttamente i dischi da casa, quelli che si voleva ascoltare, e tranquillamente se li suonava dalla mattina a sera, con pochissime eccezioni. Io ero un particolare rompiscatole, perché dentro il negozio ascoltavo e facevo ascoltare di tutto, per cui ogni tanto veniva qualcuno a protestare, io dicevo, è inutile che protesti, perché tanto questa roba la vendiamo, per cui dobbiamo sapere pure di che si tratta. E dal metal alla musica sperimentale, al folk irlandese, al folk sudanese, no, insomma, voglio dire, per cui eravamo tutti abbastanza dentro, diciamo, a quella che era l'atmosfera del negozio, alle cose che smerciavamo. Senti, quel disco che ti è capitato tra le mani, che hai detto no, questo mai ti saresti aspettato di trovarlo? Beh, che il disco ce l'ha ancora, lo pagai 1.000.000 di lire, e è un disco dei Beatles, è quello con la Butcher cover, che fu ritirato dal commercio, ma qualcuno esiste ancora, e anche se era un'antologia non ho potuto fare meno. È un'eccezione perché non mi interessava il collezionismo, però sull'onda dell'emozione feci questa pazzia. Gli showcase che ci sono stati qua, cosa ti ricordi? Mi ricordo uno bellissimo dei CSI, un set semiacustico importante che mi piacque tanto, sono stati molto bravi, molto carini, e che si creò anche un caos totale, che Via degli Etruschi si bloccò e ci fu tutto un articolo del Messaggero criminalizzante che parlava dei scis, che l'arrivo dei scis aveva provocato un caos a San Lorenzo. Beh, quello più clamoroso fu sicuramente con i CSI, che si creò proprio il panico fuori, con la polizia, 2-3 mila persone fuori, loro fecero un set acustico notevole. Ma quello che ricordo con più piacere è una cosa che non avrei mai immaginato, a parte le Signing Session, quella dei Ramones fu incredibile, molto bella anche una con i Living Color. Quando venne Alice Cooper pure fu bellissimo, una scena clamorosa, proprio che c'era una signora che si avvicinò, che stava avvicinando a lui, bella anziana, e da dietro il figlio: "Ah, ma sartai addosso quando ti ricapita", cose così. Ma attorno a quello che ti volevo dire, c'era il concerto degli Iron Maiden. Ripeto, io il metal niente proprio, Iron Maiden non c'ho manco un disco mai sentiti. Bruce Dickinson, cantante, venne a fare un set acustico lì in negozio, si portò il chitarrista con la chitarra acustica e rimasi veramente impressionato. Fece una serie di ballate incredibili, una voce clamorosa, te giuro, uno dei migliori vocalist che abbia mai sentito, quindi decontestualizzato da quello che a me non piaceva, che era un po' la scena metal. Mi colpì tantissimo, lo ricordo ancora adesso con molto piacere. Un grande, veramente un artista tutto tondo. Sarà stato forse 91-92? Ho avuto il piacere di partecipare allo showcase con i Ramones, per cui lì, non so, lo showcase più fastidioso è stato quello con i CSA, per la spocchia di Ferretti che non si è smentito poi nel corso del tempo, però c'è stato anche un problema di ordine pubblico, perché si radunò davanti al negozio un oceano di persone, per cui arrivò la polizia, insomma un sacco di cose.
tutte cose estremamente divertenti. Il più triste e spiacevole, ma mi è dispiaciuto per lui, è stato con Robben Ford, perché al negozio non venne nessuno. Per cui stavamo lì tutti un po' imbarazzati con questa persona, che insomma, è un artista, perché si può dire, che venne lì, si fece un giretto per il negozio, devo dire, la prese molto sportivamente. È Quindi stato c'era più gente per i CSI che no per i Ramones. Sì, lo sai come funzionano queste cose, no? Si va a periodi, ogni periodo storico ha i suoi idoli e all'epoca erano i CSI di linea gotica, erano al top, per cui credo che sia in assoluto, credo che sia il disco che abbiano venduto di più. In quel periodo il negozio era una meta quasi obbligata per i musicisti appassionati di dischi che passavano per Roma. Tra questi, che poi mi è capitato di servire, Thurston Moore, quando venne insieme a tutti i Sonic Youth in negozio, no, lui venne proprio con alcune richieste precise, nello stupore di tutti, richiedeva dischi di jazz italiano, di quello meno convenzionale, quindi cercava i dischi di Mario Schiano, ovvero Mario Schiano, e io lo accontentai con un disco di Mario Schiano e uno di ancora più esoterico di Andrea Centazzo. Il giorno dopo su Alias scrissero appunto, evidentemente lui in un'intervista raccontò dei dischi che si comprò in negozio e ci fu Mario Schiano appunto che, saputa la notizia che questo musicista americano aveva comprato un suo disco, chiamò per sapere chi era Thurston Moore, perché ovviamente Schiano apparteneva proprio a un ambito completamente diverso, non poteva immaginare. Harry Rollins pure venne in negozio una mattina per un'intervista e anche lui, appassionato di dischi, scartabellò abbastanza e si comprò Out to Lunch di Eric Dolphy, un classico, che però anche lì fu curioso perché i fans di Rollins erano tutti stupidi, dice, ma che si sta a comprare? Probabilmente erano giovani che si aspettavano che Rollins acquistasse i dischi di punk, ovviamente no, facendo lui quella musica ne acquistava e ne ascoltava altra, intelligentemente. Zorn anche venne in negozio per un concerto che organizzai io con il Cervello a Sonagli e con il supporto anche di Disfunzioni in quel periodo, metà anni 90, la prima volta che Zorn ha suonato a Roma con Masada, e anche lì riuscì a farlo passare in negozio. Non comprò niente, però si studiò abbastanza bene il catalogo. Il giorno è arrivato Battiato, che era un signore come una statua, enorme, altissimo, gentilissimo. Venuti sono i Cute, ovviamente Ramones, venuta gente importante anche del metal come Dickinson, venne Alice Cooper, che anche lui provò un po' di panico tra i fan di San Lorenzo. Quando invece hai saputo della chiusura di Disfunzioni, che sensazione hai avuto? Beh, a quella notizia ci siamo arrivati lentamente, gradualmente, piano piano abbiamo preso tutti consapevolezza di quello che si stava avverando, cosa che sembrava veramente impossibile, insomma, cioè, per accettare quella cosa ce n'è voluto da parte di tutti noi. Mi ricordo un periodo abbastanza cupo, travagliato, con punteggiato da diverse riunioni dolorose, perché insomma prendevamo consapevolezza che appunto la storia stava finendo. Alla fine, anche se è arrivato gradualmente, comunque alla fine è stato uno shock. Ricordo con un pizzico di tristezza, devo dire, quel giorno del 2007, quando tu sei stato così carino da invitarmi qui per un ultimo acquisto simbolico, e ricordo che c'eravamo tu, io, Gianni, Dino e Domenico con le serrande abbassate e Disfunzioni già chiuso. Che vuoto ha lasciato secondo te nei cuori della gente la chiusura di un posto come questo? Ha lasciato un vuoto, più che però il dispiacere che non ci sia più, a me resta comunque il grande piacere di esserci stato per parecchi anni, che è una cosa che comunque mi porto nel cuore come
come ricordo. Essere stato nel negozio che per me era il posto più importante dove sentire la musica, dove comunicarsi le cose. Essere diventato addirittura una parte per un tot di anni, per 15-16 anni nel negozio, io lo considero una sorta di privilegio. Certo. E questo è più forte del fatto che il negozio non ci sia più, al suo posto c'è questa bellissima libreria, la cultura va avanti, le cose cambiano, ovviamente non si può fermare il tempo. Provi un po' di nostalgia pensando a quel periodo lì. Ah, certo, certamente. Però è sull'onda di quella nostalgia che ho avuto la forza di rimettere in piedi un'altra storia a distanza di diversi anni, e è sull'onda di quel sentimento che poi anche qui, molto lentamente, abbiamo un po' rimesso assieme un gruppo di persone che tutte facevano capo a disfunzioni. Al momento qui siamo ben 4 che veniamo da quell'esperienza e ancora oggi, ripeto, in un contesto completamente diverso da tutti i punti di vista, vedo che fra di noi molto naturalmente, proprio quotidianamente, rimettiamo in moto certi meccanismi, certe dinamiche che provengono da quella storia lì, ma è inevitabile. Manca il Montacarichi però. Manca il Montanari, sicuramente. È vero. Fabrizio, grazie. Grazie a te. Grazie anche per l'ospitalità. Roma è una grande città, però per tanta gente eri comunque un matto a vestirti in un certo modo, a ascoltare una musica di un'altra. E allora qui invece stavi a casa. Io provavo esattamente queste sensazioni qua, con i capelli lunghi, venivo visto male dappertutto, ma quando venivo qui ero con i miei simili, c'era la musica che ascoltavo io. Era il posto dove potevo lasciare il mio demo tape del mio gruppo in conto vendita, incontrare amici, colleghi di altri gruppi musicali, scoprire che c'era quel determinato concerto e sentirmi parte della realtà pulsante, artistica della scena romana. Sandro, grazie per questo viaggio nel tempo e per aver condiviso questi ricordi con me. Grazie a te. Mi ricordo un ragazzo biondo, fasciato come nei fumetti, come da trauma cranico, scappato dal pronto soccorso con una fascia intorno alla testa, forse tracce di sangue, che diceva a Gianni che non conteneva a malapena le risa, invece di no, rideva proprio. Gli diceva: siccome sono andato in coma per 15-20 giorni, non so che dischi fighi sono usciti in questi giorni, se mi fai sentire qualcosa.